Nella seconda metà degli anni '80, per conoscere musica nuova, bisognava ascoltare la radio. E c'era un programma che andava in onda su Radio Rock 2 volte a settimana, dalle 21 alle 22:30, che non potevo assolutamente perdere, perché io ascoltavo la musica metal e lì potevo sentire le anteprime delle nuove uscite, dei nuovi dischi, che altrimenti avrei dovuto comprare a scatola chiusa. Non solo, ma in questo programma venivano anche ospitati dei gruppi emergenti, cosiddetti, della scena romana e non solo. E visto che anch'io suonavo, avevo la mia band, era un obiettivo quello di andare un giorno ospite in trasmissione. Il programma era condotto da due figure leggendarie per la scena romana, Paolo e Baffo. Sono andato a scovare Paolo, Baffo purtroppo non c'è più, per farmi raccontare come funzionava quella trasmissione e i suoi ricordi di quel periodo. Siete pronti per sentire che cosa ci ha detto, che cosa mi ha raccontato? Andiamo. Allora, ciao a tutti quanti da Paolo e da Baffo. Benvenuti all'ascolto di Metal Massacre. Naturalmente sul circuito Radio Rock, ovvero sia 99.800 nonché 106.6 in modulazione di frequenza. Appuntamento bisettimanale in diretta naturalmente dalle 21 alle 22:30. Paolo? Eccoci qua. Oh, ciao. Nuovamente. Per chi non ti conosce, tu sei stato un DJ radiofonico, Esattamente, specializzato nella musica heavy metal, e in particolar modo io sono cresciuto da ragazzo ascoltando il tuo programma Metal Massacre sulle frequenze di Radio Rock. che facevi insieme al compianto Baffo. Esattamente, parliamo degli anni, metà degli anni 80, quindi parliamo dall'85 fino a, personalmente, al 90. Noi andavamo in onda inizialmente 2 volte a settimana, poi dopo un po', visto il successo, chiamiamolo così, che nemmeno ci aspettavamo inizialmente, che passammo a 3 volte a settimana. Più addirittura qualche puntata un po' speciale in serate particolari, tipo, non lo so, la serata di Capodanno, ad esempio, cose del genere, insomma, raramente, ma le facevamo. Facciamo un po' un punto indietro. Tu ti ricordi qual è stato il primo disco che hai comprato e quando? Allora, io il primo disco fu parliamo di vinili, parliamo di LP, parliamo di Beatles, raccolta rossa, c'avevo una dozzina d'anni, intorno ai 12 anni, quindi la raccolta rossa, quella che uscì dopo lo scioglimento dei Beatles. E di lì a poco anche la raccolta blu, che completava. Poi ci fu una serie di Dark Side of the Moon appena uscito, poi Wish You Were Here, Genesis, Pink Floyd, vari, Jethro Tull, tantissimi, poi piano piano, ma senza mai abbandonare il resto, si passò al metal. E il metal, credo che il primo, qua ho dei ricordi un po' più vaghi, forse Sin After Sin dei Judas Priest, probabilmente Sin After Sin dei Judas Priest, subito dopo Sad Wings of Destiny, sempre dei Priest, poi arrivò Ace of Spades, e poi il ricordo si perde. E quando sei diventato metallaro? Perché all'epoca essere metallari significava anche vestirsi in un certo modo, questo, no? quando cominciamo a riunirci, a vederci, a formare gruppo, diciamo così, tra noi qua a Roma, questo si può datare nei primi anni 80, 81 forse, 82 al massimo. Ci incontravamo alla stazione Termini a quei tempi, sabato pomeriggio c'erano questi incontri, questi raduni alla stazione Termini, tra gente che non si conosceva. Io lo seppi per vie traverse, non mi ricordo da chi, e andai, ciao, e si faceva presto a fare amicizia a quei tempi. Niente, i gruppi erano flessibili, cioè nel senso che chi si univa, chi se ne andava, chi si allontanava, le mete erano sempre quelle, poi no, le mete del sabato erano quelle, negozi di dischi, si andava in giro per dischi a cercare l'usato principalmente. E come hai conosciuto Baffo? E che anno era?
appunto l'81-82 lo trovai a Termini, facemmo subito amicizia, che poi sono quelle cose che ti vengono un po' istintive, un po' a pelle, no? E selezionammo un gruppo, selezionammo le cose, poi non è che selezioniamo, si fanno da sole, un gruppetto ristretto di 3-4 con cui uscivamo sempre, tra cui Baffo. Ci cominciamo anche a sentire e a vedere al di là del famoso sabato pomeriggio, quindi quando c'era un ritaglio di tempo ci si incontrava, si faceva un giro, si andava a prendere una birra, si faceva una chiacchiera, quindi fu un'amicizia dell'inizio proprio. E da lì com'è nata poi l'idea di fare radio? Allora, l'idea nacque nell'84, non fu un'idea nostra a dire il vero. Uno dei nostri amici, tal Piero morì anni fa in un incidente stradale, un incidente di moto, e purtroppo è brutto dirsi, ma dei 4 con cui iniziamo questa avventura, l'unico ancora in vita sono io. Piero aveva un amico che gestiva una radio privata, piccolina, si chiamava Teleradio Cassia. Di tele c'era solo il nome, chiaramente non c'era la televisione, c'era solamente il nome, però faceva molto scena. Si trasmettevano da San Giovanni, quindi anche la Cassia non c'entrava niente. Non aveva una grande copertura, cioè copriva Roma e manco tanto bene, alcuni quartieri non erano nemmeno non avevano un buon ascolto. Propose a Piero di lasciargli uno spazio serale per fare metal, dato che era una radio che trasmetteva un po' di tutto, però il metal era un genere che cominciava negli anni '80 a venire fuori, quindi dice perché non trasmettere? E lo propose a Piero. Piero si lanciò in questa avventura con il suo carissimo amico Giovanni, anche Giovanni purtroppo non c'è più, e iniziarono insieme, però di lì a poco, mi sembra dopo forse una puntata o 2, o forse nemmeno iniziarono a trasmettere insieme, dato che diventava un impegno un po' fare 2 volte a settimana, per loro era un impegno perché non conciliava con altre cose lavorative, non so, proposero a me e al Baffo di aiutarli e dividerci le serate, cioè fare 2 e 2, una coppia e una coppia. Accettammo e iniziamo questa cosa su Teleradio Cassia, quindi andavamo mi pare che fosse il mercoledì e il venerdì, però non ci scommetterei, una sera Piero e Giovanni e una sera io e il Baffo. E andava bene, cominciò ad andare bene, anche perché poi cominciamo a far invitare gruppi, a far venire gruppi là in radio, a presentare demo, a presentare serate, a presentare concerti. Il problema era che la radio era ospitata in un palazzo di zona San Giovanni, all'ultimo piano, dove ci sono i lavatoi sopra praticamente. Avevano allestito la sala regia, la sala anche allestita abbastanza bene. Il problema era che farsi poi 5-6 piani di scale, mi sembra che manco ci fosse l'ascensore, scendendo verso mezzanotte, chi salta da una parte, chi fa una risata dall'altra, insomma i condomini tanto felici non erano. Certo. Quindi questa cosa funzionava, a livello di programma funzionò subito, andò avanti l'84 e parte dell'85, arrivati a giugno, che avrebbero interrotto le programmazioni perché arrivava l'estate, ci dissero che non l'avrebbero ripresa a settembre, non era il caso di riprenderla più, perché c'era gente che si era lamentata nel palazzo, e così basta. Con Baffo però la cosa ci era piaciuta particolarmente e era un'esperienza che volevamo continuare, cioè anche perché piano piano nel corso di un anno un po' di esperienza col microfono e con i giradischi, con il piatto, a quell'epoca chiaramente dovevi mixare le cose, l'avevamo presa, quindi ho detto perché mandare tutto all'aria Ma e scusa sprecare. se ti interrompo, che riscontro c'era di ascolti? C'era molto più piccolo di quello che ci sarà in seguito, anche perché ti ripeto c'era proprio un problema di segnale, da molte zone non si sentiva, o si sentiva così male che poi alla fine l'ascoltatore rinunciava perché gracchiava tutto. Però capimmo da subito che l'ascolto c'era, anche perché poi era facile poi il sabato quando ti incontravi dire oh io ho un programma a tal giorno, a tal ora, perché non mi ascolti? Quindi voglio dire il rapporto era diretto con il pubblico, quindi no, l'ascolto c'era. Però non di meno a quelli della radio la cosa non interessava più, la cosa l'aveva un pochino, cioè pensavano che fosse una cosa un pochino più tranquilla probabilmente, quindi finì così. E quindi passate direttamente a Radio No, Rock? iniziavo la ricerca di una radio e non fu facile, mi ricordo che io e Baffo ci mettemmo quell'estate, dei ritagli di tempo sempre, a cercare, a bussare un po' alle varie porte, mi ricordo tra le tante Radio Proletaria ad esempio, stavano a Viale delle Milizie. Il problema qual era? Che queste radio più commerciali ti dicevano no, il metal è un settore che non ci interessa. Le radio quelle un pochino più alternative, chiamiamole così, ti chiudevano la porta perché ritenevano che il metal non fosse un settore abbastanza legato diciamo alla loro passione politica, vogliamo dire così. Voglio dire, è una radio che oltre a Neil Young e Lou Reed non sono mai andati, quindi insomma poi hanno sempre associato l'immagine del metallaro a qualcosa di, no, di estremo, cosa no, assolutamente poi non vera peraltro, va bene. E quindi eravamo un po' avviliti, ho detto ma questa cosa non funziona.
Poi non mi ricordo come, verso settembre-ottobre, Baffo ricevette una telefonata da Radio Rock, appunto, e ci convocarono là. Ci hanno cercato loro perché ci avevano sentito quando trasmettavamo, e dato che Radio Rock a quell'epoca, oltre al Progressive, ai Pink Floyd, a molti Cure, moltissimo Dark a quei tempi, moltissimi Smiths, era proprio l'anno proprio degli Smiths, i primi anni '80, quindi oltre a queste cose qua non aveva un orario specifico per il metal, che cominciava appunto a diventare un settore abbastanza importante. E quindi hanno pensato di coprire questa fascia e ci proposero di fare una fascia serale abbastanza tardi, dalle 9 in poi, in modo che fosse un programma settoriale, chi voleva se lo sentiva, chi non voleva a quell'ora spegneva la radio e andava a cena, però non doveva essere una cosa da sottofondo per il pomeriggio o per la mattina. Allora Baffo viene contattato da Radio Rock, andiamo a conoscerli, prendiamo accordi per 2 volte a settimana, sempre con la formula 4, 2 e 2. Di lì a poco Giovanni per ragioni sue ci lascia, per ragioni lavorative, adesso non ricordo bene, rimaniamo solamente io, Baffo e Piero. Ma di lì a pochissimo anche Piero decide di lasciarci, perché gli rimaneva scomodo arrivare fino in radio la sera, insomma io e Baffo più costanti, più ci avventuriamo in questa cosa che ridendo e scherzando dura 5 anni, anche perché di lì a poco le 2 serate passano a 3, visto l'ascolto che c'era, là la copertura di Radio Rock era molto buona, che copriva non solo Roma ma anche Lazio, e se non ricordo male anche il sud della Toscana. E niente, funzionava anche molto bene, cominciamo pure là a far venire gruppi. Il programma si è sempre chiamato Metal Massacre Sì, dall'inizio? Sì, assolutamente. Cambiò solamente la sigla. Inizialmente il primo anno, quando stavamo a Radio Cassia, la sigla era Free Will Burning dei Priest. Dopodiché, su proposta di Piero, peraltro, fu portata Kill by Dead dei Motorhead. Quindi sì. E che anno era quando siete arrivati a Radio 85. Rock? 85 a Radio Autunno Rock. dell'85 a Radio Rock. Ti ricordi che tipo di attrezzatura aveva a disposizione a Radio Avevamo Rock? un mixer e 2 piatti e 2 piastre, 2 registratori. Quindi noi facciamo tutto da soli, perché noi ci facciamo regia e trasmettevamo quindi col mixer davanti, mixeravamo i brani, si passava in voce, tutto rigorosamente in diretta, tutto dal vivo. Allora, abbiamo una diretta telefonica. Pronto? Pronto, ciao Paolo, sono Baffo. Baffo, dalla Germania, che ci dici? Come è andato il concerto di Priest? Fenomenale, dal vivo rimangono sempre grandissimi. Benissimo, senti Baffo, scusa se ti interrompo sui Priest, volevo sapere una cosa, qua a Roma c'è la notizia che è morto Cliff Burton dei Metallica. Purtroppo devo dire che confermo la notizia, pare che sia morto per davvero, E pare anche che Lars è in coma? Lars Ulrich pare che rimarrà paralizzato. Addirittura. Qua è arrivata la notizia che sia successo in Belgio, se niente, se è vero? In Svezia, qui il tour è stato annullato, E infatti anche qua stanno restituendo i soldi dei biglietti. Baffo, senti, noi ti ringraziamo tantissimo, torni presto, sì? Sì, stasera parto, bene. domani sto a Roma. Quando facevate il programma, vi preparavate ovviamente la scaletta, Naturalmente. no? Ma che facevate? Seguivate le richieste del pubblico, Allora, le novità? funzionava così, noi ci preparavamo una scaletta individuale, separatamente, ognuno a casa propria, davanti all'impianto stereo, a casa, no? In base al gusto del momento. Quindi Baffo veniva con le sue proposte, io venivo con le mie. E ognuno partiva da casa con il suo bel mazzetto di dischi sotto braccio, che pisicchiavano pure, quindi avevamo un bel po' di roba. Ognuno se ne portava tipo 10-15, quindi materiale ce n'era. Qualcosina, qualche classico tipo di Purple, si trovavano anche in radio, però insomma voglio dire, il grosso lo portavamo noi. 10 minuti prima, mezz'ora prima del programma, si incrociavano queste idee, a volte collimavano, a volte no. Quindi, che ne so, io stasera avrei tanta voglia di mettere i Motorhead, sì vabbè ma l'abbiamo messi già l'altra sera, allora vabbè, cioè hai ragione, prendiamo un'altra cosa. Guarda, io ho trovato sta novità, che cos'è? Proviamola, l'ho già sentita a casa, ci penso io, la presento io. Così avveniva, tutto 10-20 minuti prima del programma, non 2 ore prima. In tutto questo si inserivano le novità discografiche, nuove uscite che dovevamo andare a recuperare o presso i negozi che collaboravano e ci davano una mano, oppure presso le case discografiche, tipo, per dirti, la Noise in Germania, gentilissima, disponibilissima, ci mandava una montagna di materiale gratuitamente, che ci è rimasto, stanno veramente cortesi, pure in cambio volevano semplicemente una cassetta con la registrazione del programma in cui gli avevamo messo il brano, volevano questo. E a volte ti arrivava il pacchetto alla posta dalla Noise, dalla Germania ad esempio, o da altre case, che ti arrivava la novità. A volte non facevi manco in tempo a sentirla, la ritiravi subito al volo, correvi in radio, non te la sentivi. I Voivod, mi ricordo, mi arrivò il secondo, appena arrivato subito lo portavamo in radio, lo trasmettevo, quindi lo sentivamo poi col pubblico, e addirittura a quel punto arrivava, no, c'era lo scambio, che ne pensate voi? Va convinto, non va convinto? E là si parlava, Certo. questo era bello. Quindi c'era la novità, veniva introdotta.
Poi o si andava sui brani vecchi, ma sempre validi, perché voglio dire, un Judas Priest dannata te lo senti sempre volentieri, non fa mai male alla salute, e poi un po' di novità. Si cercava di bilanciare le cose. Quando c'era il gruppo ospite, la musica passava un po' in secondo piano, quindi si dava più spazio all'ospite, qualche brano ogni tanto si metteva, però era un riempitivo, sostanzialmente il grosso era parlare con l'ospite e trasmettere il demo. Una cosa importante che volevo far notare è che noi non avemmo a Radio Rock mai, dico mai, nessuna pressione discografica. È uscito questo, dovete metterlo. Io questa frase non l'ho mai sentita, non ci fu mai detta, e questo è tanto, perché in altre radio sappiamo bene che c'è la novità, bisogna trasmetterla, perché ce l'ha mandata la casa discografica. Noi pure ci mandavano le cose, però in cambio, ti ripeto, gli bastava una cassettina registrata, non volevano altro. E per le richieste come facevate? Perché poi... Le richieste si facevano lì per lì sul momento, quelli telefonavano e vorrei sentire se ce l'avevamo, che erano fortunati, bene, se no carta e penna e la prossima volta cerchiamo di mandarlo, cioè così. Anche il pubblico faceva il programma, tutto sommato, capisci? Quello era il segreto, cioè non è che io sto sull'altare e parlo e pontifico, non so nessuno, quindi era un mezzo che avevamo a disposizione, però lo mettevamo a disposizione un po' di tutti, questo era il bello. Metal Massacro 8128-836, abbiamo la prima diretta della serata. Pronto? Pronto? Pronto, chi sei? Omar. Ciao Omar. Ciao. Dunque, volevo sapere che differenza c'era tra l'hardcore e il heavy metal. O hard rock, diciamo. No, momento. Hardcore è una cosa. No, dicevo tra il metal, hard rock e hardcore. Allora, abbiamo una telefonata in diretta. Pronto, chi sei? Pronto Paolo, sono io. Io chi? Come stai? No, non ho capito io chi. Sono Riccardo di Cingerni. Oh, finalmente, Riccardo. Pronto? Pronto, chi sei? Ciao. Sono Marco. Marco, ciao. Senti un po', volevo fare una domanda a Richard. Certo. Ciao. Senti un po', l'ultimo dei Malmsteen, no? Sì. Tu che ne pensi? Pronto? Pronto? Ah, una voce femminile. Allora, salve, io sono Stefania. Ciao Stefania. Vorrei anzitutto fare i complimenti a Valkyria e poi vorrei rivolgere una domanda al bassista. Senti, no, una domanda te la faccio io. Quali sono i tuoi gruppi preferiti? Non mi dire Guns N' Roses. Qual era la prima sede di Radio Rock quando avete iniziato voi? Che Guarda, sede era? io mi ricordo Via Chiusi. Via Chiusi. Via Chiusi e Nuovo Salario, zona Nuovo Salario. Era una villetta un po' appartata, quindi non c'erano problemi di condomini, di palazzo, quindi si stava tranquilli e sereni fino a tardi, potevamo stare senza nessun... La sala stava ben insonorizzata, quindi non avevamo nessun fastidio. Quindi facevamo tutto quanto da soli. Noi ci mettevamo i brani, noi sfumavamo, noi passavamo in voce, Baffo va in voce, ti faccio il segnale, adesso parli te, adesso parlo io, cercando sempre stare attenti a non accavallarci con le voci, cose che ogni tanto facevamo. Mi racconti un episodio bizzarro che vi è accaduto in radio? Bizzarri. Una volta mi portarono un ragazzo, me lo portò il batterista dei Thunder, stava in giro per il centro di Roma, quella sera peraltro Baffo mi sembra che nemmeno ci fosse, perché aveva un impegno quindi non era venuto, e suonò alla porta e portò un ragazzo americano, era texano mi ricordo, suonava in un gruppo americano e c'aveva casualmente, più o meno casualmente, il demo tape in tasca. Mi porta questo e dice, senti, lui è del gruppo tal dei tali, non mi ricordo assolutamente chi fossero, non penso siano mai diventati famosi, non lo so. Trasmettemmo il demo di questo ragazzo e lo intervistammo in diretta, io e lui, così in inglese, ma capitavano queste cose, cioè voglio dire, non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, nel senso che poi era diventato una specie di punto di riferimento, no? Soprattutto per i gruppi emergenti, perché di demo se ne facevano tanti a quei tempi, i gruppi a Roma ce n'erano tanti e producevano bel materiale anche, perché molti sono rimasti sulla carta, gli si dava l'opportunità di sentirci tutti insieme questa cosa ed era un lancio, no? In qualche modo. Infatti secondo me tu insieme a Baffo siete responsabili di aver fatto conoscere un sacco di musica heavy metal nuova agli ascoltatori come il sottoscritto, che avevano così la possibilità appunto di venire a conoscenza di cose che altrimenti... Allora, lo scopo era quello, cioè noi la cosa è nata proprio con quell'idea, cioè l'idea era di far conoscere e diffondere un genere che era ingiustamente emarginato. Internet a quell'epoca non c'era, non avevi molti modi di sapere, conoscere, imparare, acquisire. O si andava nel negozio, si vedeva una copertina che ti colpiva e compravi alla cieca. Però quello e era il si spendeva, problema, e quello esatto. era il problema. Avendo pochi soldi, Esatto. io mi ricordo una volta comprai un disco dei Ret perché mi piaceva la copertina, ma poi... E c'era la signorina. Era una cosa orrenda che ho poi dovuto
rivendere allo stesso negozio, ovviamente rimettendoci. E difficilmente il negoziante ti faceva ascoltare il disco quando stavi là, assolutamente potevi leggere no. le recensioni Esatto, sulle riviste anche che se il disco specializzate, però era incellofanato e gli erano arrivate poche copie al negoziante, non è che quello apriva la copia certo. incellofanato per fartelo sentire a te, e lo compravi, ci provavi a trovare qualche recensione su Kerrang, se riuscivi a comprarti Kerrang, perché Kerrang c'erano pochissime edicole qua a Roma, ce l'avevano a Piazza San Silvestro, c'era un'edicola a quei tempi a Stazione Termini, Stop. però l'ascolto, io mi ricordo quando avete messo i Crimson Glory. Sì, accidenti, E sì. questi chi so? Che chi so, questi? Capito? Esatto. Quindi era una cosa che, cioè, grazie a voi uno scopriva. E infatti così facevamo. L'anno che morì Lemmy era il 2015, a dicembre morì. Giorni dopo, erano durante sempre le vacanze natalizie, io mi trovavo a Siena, entro in un negozio di antiquariato, un robi vecchi che aveva dai dischi usati alle medaglie della tedesca della seconda guerra mondiale, c'era un po' di tutto. Quindi mi sono messo là a frugare mezzo, e il ragazzo che stava sentendo il motore da volume un po' alto. Appena sono entrato si è affrettato ad abbassare il volume, pensando di disturbare. E io chiaramente gli ho detto: guarda, da nessun fastidio, anzi è un ricordo, lei mi era morto 3-4 giorni prima, ci mettiamo a parlare di questa cosa, una chiacchiera tira un'altra. Insomma, lui sentiva Metal Massacre, da Siena si riusciva a sentire, malamente, dice, quando mi avrebbe regalato il negozio. E loro da Siena, ma con un segnale molto molto fluttuante, però riuscivano a sentirlo, e lo sentivano, e gli dicevano, per noi era un'indicazione, una guida, anche perché la Siena non c'era mai che negozi di dischi, per esempio dovevano poi ordinare, credo da Contempo, a Firenze se non ricordo male. A quei tempi un'altra maniera di sapere, e questa è innegabile perché tutti l'abbiamo fatto, era sentirsi Richard Benson su ottava nota. Vero, vero. Negli anni '80 era l'unica maniera di sentire musica alternativa gratuitamente. Lui conduceva questa trasmissione televisiva che si chiama Ottava Nota, che andava in onda sull'emittente TV A40 in serata tarda. Infatti noi addirittura facevamo in tempo, tornando dalla radio molte volte lo trovavamo ancora che stava, quindi al volo accendevi la televisione e ti sentivi Ottava Nota. Quindi, che ne so, a proposito, mi ricordo quando mise il primo dei Manowar, ad esempio, no? Accidenti, Manowar, e quindi ancora non era, poi riusciva ad avere delle copie anche dall'Inghilterra, quindi averle un po' prima di noi, quindi per carità, allora cercai di accaparrartene una copia e trasmetterla. Ingvar Malmsteen, prima è stato lui, sì, e tanti altri, insomma. Assolutamente sì. Paul Gilbert sì. mandava Tony McAlpine, Kuni, un giapponese, i Loudness. Pensa che Kuni, anche Loudness, ce n'ho una copia di uno dell'altro che mi ha regalato proprio lui. Ah, dai. Che Richard poi tra l'altro era una persona, a frequentarla, di una generosità estrema. Cioè Richard, una volta che poi un disco l'aveva sentito, l'aveva trasmesso, l'aveva acquisito, per lui, tieni, non ce l'hai? Prendilo. Una sera successe una cosa molto particolare. Ti ripeto che noi tornavamo a casa e subito la prima cosa era accendere la televisione e vedere se facevamo ancora il tempo a beccare gli ultimi 20 minuti del programma. Io quella sera forse non feci in tempo, non lo so, non l'accesi, non mi ricordo, perché il giorno dopo mi chiama Baffo, a quell'epoca non c'erano i cellulari, non si chiamava a casa a mezzanotte, non si facevano quelle telefonate, si chiamava il medico a quell'ora e basta, gli amici si chiamano il giorno dopo. E mi chiama il Baffo la mattina dopo e mi fa, dice, guarda che ieri sera Richard ha parlato di noi. Ho detto, Baffo, stai scherzando, cioè non è vero. Ma sì, nel finale del programma ci ha mandato i saluti. Bah, ho detto, avrà sentito male, sarà vero, non sarà sognato. Fatto sta che 2 giorni dopo c'era l'altra puntata di Ottava Nota, mi metto là all'ascolto e in effetti chiude il programma salutandoci e pubblicizzando il nostro programma. Noi siamo rimasti sorpresi, ho detto, non è che ci conosciamo di persona. A quel punto abbiamo detto, che facciamo? Facciamo la stessa cosa anche noi. Stiamo parlando del 86-87 almeno. In trasmissione lo salutammo, lo ringraziammo e pubblicizzammo, non era certo bisogno della pubblicità nostra, che il programma era seguitissimo ormai da anni, pubblicizzammo il suo programma. Tempo una settimana o 2 arriviamo in radio e alla radio ci dicono, dice, guarda che ha chiamato oggi Richard Benson, vi cercava, vuole parlare con voi. Chiaramente non essendoci cellulari dovevi chiamare direttamente in radio, il numero della radio veniva trasmesso in continuazione, quindi chiamò nel pomeriggio, parlò con qualcuno della radio e disse che voleva contattarci e lasciò un recapito telefonico. Lo chiamammo e ci incontrammo e così iniziò.
Beh, un'amicizia, perché in effetti poi una collaborazione è un'amicizia. Ma c'è stato uno scambio di ospitalità? Sì, assolutamente, assolutamente. Noi da lui andammo almeno un paio di volte in trasmissione e lui altrettante venne da noi. Io della sua visita c'ho ancora una cassetta a testimonianza, delle visite in televisione non ho nulla, purtroppo no. Se qualcuno avesse una videocassetta, un VHS sarebbe una bella cosa. Fatecelo sapere. Fatecelo sapere, sarebbe un bel ricordo. Vabbè, Vaffo ce l'aveva, Vaffo credo che l'avesse avuta, ma... Allora, questa sera sempre Metal Massacre, sempre nel circuito di rock, 8128836, con un ospite, si può dire d'eccezione, una persona veramente in gamba che conduce da tanti anni un programma su una televisione privata di Roma che si chiama Ottava Nota, penso lo conoscete tutti quanti, lui è Richard Benson. Benvenuto Richard a Metal Massacre. Sono felicissimo di stare qua Noi stasera. siamo contentissimi di averti come ospite. Prima di tutto perché vi seguo sempre dalla radio. Grazie. Mi piace stare qui sotto, nell'underground. Iniziò una collaborazione, nel senso che lui stava a quell'epoca lavorando al progetto Metal Italia o Metal Attack o Metal Italia? Metal Attack. Quindi aveva necessità di contattare i gruppi romani e di visionare, di provare, di ascoltare i gruppi romani in sala. E quindi dato che era un po' fuori dal giro, nel senso che Richard sì lo potevi incontrare a un concerto, ma non è che usciva con noi o andava in giro per sale prova con noi. E quindi piano piano iniziamo, prova questi, senti quelli, ascolta quello, ascolta quell'altro. Dunque devo trovare 8 gruppi molto molto forti di tecnica e di idee. Naturalmente mi servono dei chitarristi fortissimi, perché è chiaro l'ideologia musicale da un lato e chiara la vendita da un altro lato. Se io ho degli elementi tecnici che possono dare fastidio a un Malmsteen, a un McAlpine, a un Paul Gilbert, a un Joshua, a un Akira Takasaki, eccetera, io ho delle fruizioni in mano che posso vendere ad altri, perché poi io so le parole con cui vendere questi prodotti. Se è una cosa media, un po' all'italiana, un po' così, poche idee, eccetera, allora non si può vendere all'estero. Questo è il discorso. Ti interrompo un attimo, quindi questa volta la figuraccia, tra virgolette, non si fa, voglio dire, non o si il fa. Prodotto è valido o non si fa niente. O non si fa niente, io ho deciso Ma così. tu pensi che a Roma ci sia gente in grado di riuscire a fare una cosa del genere? Io lo spero. E venne fuori quel lavoro, poi sai la distribuzione è sempre quella che è, quindi quanto influì poi nella scena musicale non lo so. Oltre ad aver fatto scoprire una valanga di musica nuova agli ascoltatori, tu e Baffo siete pure responsabili in certo senso, in positivo, di aver sostenuto la scena romana, la scena dei gruppi heavy metal che grazie a voi avevano la possibilità di essere ascoltati, di poter mandare i loro demo, di poter promuovere i loro concerti. Io mi ricordo l'emozione che ho avuto quando sono venuto in studio da voi nel 1989 col mio gruppo Valkyria. Per noi essere ospiti vostri era la coronazione di un sogno. Benvenuti, prima cosa. Chi siete? Siamo i Valkyria, io sono Dario, chitarrista. Io Daniele, tastierista. E Andrea Basso. Allora, questi Valkyria quando nascono, che fanno? È un genere di musica che è stato definito in tutti i modi, perché ci hanno recensito su qualche giornale, siamo passati da specialisti in hard rock a new wave. Ah, si è sentito di tutto. Senti, io ho preparato un brano dei Valkyria. Di farli presentare subito. Chi siete? Che fate qua? Che volete? Allora, siamo gli Arpia, io sono Leo, basso e voce. Io sono Fabio, chitarra. Allora, qua abbiamo con noi due esponenti degli Arpia, un gruppo metal un pochino strano, stavo parlando prima di Roma. Loro sono i Wotan. Bisogna precisare quantomeno ciò che è rimasto dei Wotan. Sono rimasti in tre. Sono rimasti in tre. Buonasera a tutti quanti. Ci serve una chitarra solista, aiutateci. Beh, c'è Pat Matini qui a Roma, per cui se potete contattare benissimo. Sono arrivati parecchi ospiti che in effetti io non conosco onestamente. Ospiti, benvenuti, chi siete? Beh, io sono Luciano, sono il chitarrista dei Rain. Io sono Gianni, sono il bassista dei Rain. E io sono Giuseppe, chitarrista dei Rain. I Rain, un nome assolutamente nuovo e dalla parlata assolutamente non romano. Da dove venite? Veniamo da Bologna. A Bologna addirittura. E dove avete pensato bene di venirci a fare una visitina? Sì, infatti. Presentatevi. Ok ragazzi, noi siamo i Machine Head, io sono Massimiliano il bassista. Franco il batterista. Andrea la voce. Salve, sono Ubaldo, il chitarrista. Allora, abbiamo i Machine Head qua con noi, un gruppo di metal qua di Roma, con i quali scambieremo 4 chiacchiere questa sera, sentiremo un po' di musica, sentiremo il loro demo tape. Ma voi vi rendevate conto dell'importanza che avevate? Sì.
e ci faceva un piacere immenso, ma non era vanità, attenzione, era proprio un poter dare una mano a qualcuno, cioè sembra un concetto un po' strano, forse un po' all'antica, però diciamo ok, abbiamo questa possibilità, sfruttiamola tutti, da noi al ragazzetto che impara a suonare, a quello che vuole conoscere un disco, cerchiamo di dare una mano se possibile a tutti. Ci siamo riusciti? Forse sì, non lo so, però sicuramente gente, ragazzi come te, si sono sentiti in qualche maniera stimolati, incentivati, no? A procedere, ad andare avanti. Ma ne abbiamo portati tanti, voglio dire, appena c'era un gruppo, aveva un demo, cercava subito di... dovevi prenotarti, nel senso erano tanti, eravate tanti a quei tempi, quindi non erano tutte le serie disponibili, quindi... no, ma era bello, per noi quelle puntate non le più belle, sono quelle ricordo con più affetto, sinceramente. Sì, era molto molto bello. E c'era pure molta partecipazione da parte degli ascoltatori che chiamavano, facevano le richieste, giusto? Assolutamente sì, gli ascoltatori erano splendidi perché veramente ci ascoltavano, ti dico, con una partecipazione e anche, di questo dico una parola che è un po' all'antica, un'educazione, cosa che sta sparendo. A quell'epoca potevate farlo, perché le telefonate erano in diretta, noi alziamo la cornetta, pronto chi sei? Potevi benissimo andarci in quel paese, dove volevi? Nessuno l'ha mai fatto. Ti dico, in 5 anni, 6 anni sono stato là, mai. Tutti quanti, devo dire, era un sentirsi parte di un qualcosa unitario, no? Però c'è sempre stata gentilezza da ambo le parti e disponibilità e voglia di progredire, di imparare, di chi di imparare ad ascoltare, chi di imparare a suonare. Cioè... Perché hai smesso di fare radio? Ma io ho smesso, perché nel 90 lo Stato si ricordava di me e mi ha chiamato a mettere una divisa. Tu dici perché dopo non hai ripreso? Perché era passato un anno, ma l'università premeva che dovevo finire, quindi una cosa e un'altra, poi dopo le cose vanno a catena. L'università, il lavoro, poi la famiglia, una cosa e un'altra, e il tempo. Baffo ha continuato da solo? Baffo un periodo solo con un altro ragazzo, non mi ricordo il nome, sinceramente, e poi mi sembra che ha smesso anche lui. Io il Baffo l'ho rincontrato varie volte nel corso di quegli anni. L'ultima volta che vidi Baffo fu al concerto dei Motorhead a Capannelle nel 2009 e ogni volta che ci vedevamo dicevamo, partiamo sempre con la solita promessa, che dici se facciamo una qualche altra puntata insieme, facciamo una puntata di una rimpatriata con... c'era ancora Piero a quei tempi, no, c'era ancora anche Giovanni, ci vediamo tutti e quattro, ma sì dai, perché ci proviamo, sì dai ci proviamo, vabbè poi ti chiamo, il tempo sono passato, gli anni sono passati anche loro e la cosa non si è mai fatta, perché poi, ripeto, la vita è cambiata, il da fare è cambiato, il lavoro che ti sta appresso, erano anni più felici, eravamo più spensierati, più liberi, c'avevamo tempo, adesso non più, e non la facemmo mai, e mi è rimasto sto cruccio, onestamente l'avrei fatto molto volentieri, sarebbe stato molto bello, se non farlo continuativamente, ma qualche puntata quella sarebbe stato bello farlo, anche avendo ospiti, anche parlando con i gruppi e vedere che strada avevano fatto da quei tempi, se l'avevano fatta, sarebbe stato bello. Alcuni dei demo dell'epoca sono diventati dischi grazie qua a S-Records. Questa è una bella cosa. Thanatos da qualche parte, per esempio. Anche loro ospiti. Senti, ma invece tu che ricordo hai di Baffo? Splendido. Baffo, adesso al di là della radio noi eravamo amici da prima della radio, e una persona squisita, di una bontà, di una disponibilità unica, forse anche troppo, perché c'era anche stato qualcuno che forse ne ha pure un po' approfittato della sua disponibilità, una persona veramente vecchia maniera, al di là dell'aspetto, ma era veramente una persona d'altri tempi, di una cortesia rara, veramente, ci trovo benissimo insieme. Che poi la sua dedizione andava oltre la radio, no? Sì, lui organizzava pure concerti, penso tu non lo facevi con lui. Guarda, alcune cose le abbiamo fatte anche insieme, abbiamo organizzato delle trasferte, quando si andavano a vedere i concerti, si prendeva il pullman, si andava a Torino, a Firenze, le abbiamo fatte queste cose. Quindi andare a contattare la ditta di pullman, trovare il prezzo migliore, quanti biglietti sono, quanto viene a testa, quindi cercare di ottenere lo sconto migliore. No, era una cosa che si faceva. Lui forse ci metteva anche più entusiasmo di me, più impegno di me, perché ripeto, io a volte del tempo ne avevo un po' meno di lui, però era disponibilissimo, una persona veramente disponibile. Lui organizzava anche i live dei gruppi romani, no? Anche a quel tempo si riusciva a fare, si potevano fare concerti a quei tempi al Mongiovino, non so se ve lo ricordate, che sta il Teatro Mongiovino. Comunque insomma hai un ricordo positivissimo, bellissimo, un ricordo molto molto bello, proprio umanamente parlando, intendo, al di là della musica. E oggi torneresti a fare radio? Sì, assolutamente sì, non ne avrei il tempo, ma lo vorrei fare, sì, assolutamente, mi piacerebbe. Come hai saputo della scomparsa di Baffo? Una telefonata, mi ha chiamato un amico e mi ha detto che era morto. Quando l'avevo visto non
non mi aveva fatto una buona impressione, era molto scavato, il viso molto scarno, molto scavato, quindi non aveva... Ho visto che c'era qualcosa che non andava e ci siamo rincontrati tutti quanti al funerale, insomma. Certo. Dico, anche se saltuariamente comunque con Baffo vi vedevate. Sì, capitava, assolutamente sì. Non è che c'è stata una rottura, assolutamente no, per carità, nessuno, smentisco la cosa se qualcuno l'ha pensata, non è così, assolutamente, non c'è stato nessun tipo di rottura. Paolo, grazie, ma grazie pure soprattutto Grazie a te. per tutto quello che hai trasmesso e che mi hai fatto scoprire.